Ciao, ti do il benvenuto su InfemMath. In questo tutorial analizziamo la sintassi di alcune delle funzioni che Excel ci mette a disposizione per generare numeri casuali, sequenze di numeri casuali e sequenze di dati non numerici, scelti in modo casuale da un elenco. Le funzioni sono matr.casuale, sequenza e scegli.riga. A supporto della spiegazione utilizziamo ad un livello basilare anche alcune funzioni che tratteremo in modo più approfondito nei prossimi tutorial. Alla fine del video utilizziamo queste ed altre funzioni per creare il nostro set di dati. Iniziamo! Quando vuoi generare una matrice casuale di valori decimali, in alternativa alla funzione casuale, che ti consente di inserire un valore casuale tra 0 e 1 in una cella, ma ti costringe a trascinare la formula verso il basso e verso destra, puoi utilizzare la funzione matr.casuale. La sintassi è la seguente: uguale matr.casuale, aperta e chiusa tonda. All'interno della parentesi tonda puoi inserire fino a 5 argomenti, tutti facoltativi. Se tu non inserissi alcun argomento, cioè scrivendo uguale matr.casuale, doppio clic sulla funzione che ci interessa e chiusa tonda, tale funzione è identica alla funzione casuale e quindi inserisce nella cella un valore decimale compreso fra 0 e 1. I 5 argomenti che possiamo inserire all'interno della parentesi tonda sono il numero di righe della tabella, il numero di colonne, il valore minimo ed il valore massimo dei numeri che vogliamo inserire ed un quinto argomento che può essere 0 se vogliamo inserire un numero decimale oppure 1 se vogliamo inserire un numero intero. Nel nostro esempio vogliamo creare una matrice casuale 20 righe per 3 colonne con valori decimali compresi fra 0 e 100. Inseriamo dunque questi 5 valori all'interno della funzione matr.casuale. Il primo argomento è il numero di righe e dunque 20, punto e virgola. Il secondo argomento è il numero di colonne e dunque 3, punto e virgola. Il terzo argomento è il valore minimo e dunque 0, punto e virgola. Ed il quarto argomento è il numero massimo e dunque 100, punto e virgola. Siamo ora giunti al quinto argomento e siccome vogliamo inserire numeri decimali, inseriamo falso oppure 0. Chiudiamo la tonda e premiamo invio. Immediatamente viene generata una matrice di valori casuali che, come si può notare premendo il tasto F9, sono valori volatili. Per arrotondarli a 2 decimali utilizziamo la funzione arrotonda. Posizioniamoci dunque qui nella barra della formula immediatamente dopo l'uguale e digitiamo arrotonda. Selezioniamo con Tab la funzione interessata e qui alla fine inseriamo punto e virgola e 2 che è il numero di decimali desiderato. Chiudiamo la tonda e premiamo invio. Come puoi notare ora i decimali presenti sono al massimo 2. Selezioniamo dunque la tabella e per fissare tali valori premiamo CTRL-C, CTRL-V, clicchiamo sul pulsante CTRL e selezioniamo Incolla valori. Premiamo il tasto ESC per uscire dalla modalità di copiatura e osserviamo la barra della formula. Ormai i valori sono fissi. Proviamo ora a generare una matrice casuale 20x3 di valori interi. L'unica differenza rispetto alla funzione inserita in precedenza sta nel quinto argomento, che non è più 0, che corrisponde a falso, bensì 1, cioè vero. Posizioniamoci dunque nella cella più in alto a sinistra dell'intervallo che vogliamo riempire e digitiamo uguale matr.casuale, tab, numero di righe 20, punto e virgola, numero di colonne 3, punto e virgola, valore minimo 0, punto e virgola, valore massimo 100, punto e virgola, ed infine vero, cioè 1. Chiudiamo la tonda e premiamo invio. Come puoi notare, abbiamo ottenuto il risultato desiderato. Ti faccio notare
che siccome si tratta di una formula matriciale, se volessimo cambiare i parametri dovremmo intervenire in questa prima cella in alto a sinistra, poiché modificando una qualsiasi altra cella dell'intervallo, la formula matriciale darebbe un errore di espansione. Cancelliamo dunque la cella appena modificata e notiamo che la formula si espande nuovamente, mentre cancellando la prima cella in alto a sinistra, la formula scompare completamente. Torniamo ora ai valori precedenti premendo CTRL Z. Vediamo ora come si possono generare sequenze di numeri ordinati che rispettano determinati criteri. La funzione che fa il caso nostro è la funzione sequenza. La sua sintassi è la seguente: uguale sequenza aperta e chiusa tonda. All'interno delle tonde può inserire 4 argomenti, il primo dei quali è obbligatorio, mentre gli altri 3 sono facoltativi. L'argomento obbligatorio è il numero di righe e dunque digitando uguale sequenza, premendo Tab e inserendo 20, che è il numero di righe che vogliamo inserire, chiudendo la tonda e premendo invio, otteniamo in sequenza tutti i numeri interi da 1 a 20. Lo scopo di questo esercizio è quello di inserire una tabellina all'interno di questo intervallo di celle. Si tratta di 10 righe e una sola colonna. Per semplificare le formule ho nominato questa cella gialla numero. Per inserire ad esempio la tabellina del 2, digitiamo 2 in questa cella e premiamo invio. Ora posizioniamoci in quest'altra cella e digitiamo uguale sequenza, tab, numero di righe 10, punto e virgola, numero di colonne 1, punto e virgola. Siccome la tabellina del 2 inizia dal 2, clicchiamo nella cella contenente il valore desiderato, punto e virgola, e siccome nella tabellina del 2 il passaggio è ancora di 2 unità alla volta, clicchiamo ancora sul numero 2. Chiudiamo la tonda e premiamo invio, ottenendo così la tabellina desiderata. Ora cambiando il valore nella cella gialla, mettendo ad esempio 3, otteniamo la tabellina del 3, oppure qualsiasi altra tabellina. Per inserire una sequenza di numeri disposta su 20 righe e 3 colonne, dobbiamo digitare uguale sequenza, tab, numero di righe 20, punto e virgola, numero di colonne 3, chiusa la tonda, invio. Come si può notare, l'aumento progressivo avviene in orizzontale. Come possiamo fare a ottenere un aumento progressivo in verticale? Dobbiamo utilizzare una funzione di supporto che si chiama matr.trasposta. Inizialmente generiamo una matrice di 3 righe e 20 colonne, cioè una matrice molto larga, e successivamente invertiamo le righe con le colonne utilizzando la funzione matr.trasposta. Ci posizioniamo quindi dopo l'uguale e digitiamo matr.trasposta, tab, e chiudiamo la parentesi qui alla fine, invio, ottenendo così il risultato desiderato. Vediamo ora come si può inserire una sequenza di date, tutte a distanza di una settimana l'una dall'altra, a partire da una data iniziale. Dopo aver formattato come data gli intervalli di celle che contengono le date, inseriamo, mediante la funzione sequenza, una sequenza di 20 righe e una colonna a partire dalla data presente nella cella gialla che selezioniamo con un passaggio di 7 giorni, cioè una settimana. Chiudiamo la tonda e premiamo invio. Siccome il 10 novembre 2024 è una domenica, abbiamo generato una sequenza di 20 domeniche a partire da tale data. Ti voglio ora mostrare come si possono generare elenchi di dati casuali non numerici. Per ottenere questo risultato utilizziamo combinandole le funzioni casuale.tra e scegli.riga. Innanzitutto, per semplificare la lettura delle formule, ho chiamato elenco questo intervallo azzurro. Ora, selezionando questa cella, digitiamo uguale scegli.riga. Premiamo Tab e come primo argomento dobbiamo selezionare la matrice in cui vogliamo scegliere in modo casuale un elemento. Digitiamo punto e virgola e come secondo argomento dobbiamo scegliere il numero della riga.
Siccome non vogliamo un numero fisso, utilizziamo la funzione casuale.tra. Selezioniamola, premiamo Tab e siccome l'elenco azzurro è di 20 righe, digitiamo come valore minimo 1 e come valore massimo 20. Chiudiamo le due tonde e premiamo Invio. Ora, selezionando la cella contenente la formula e trascinando verso il basso, otteniamo un elenco di nomi non univoci, ad esempio Fontana Alberto è presente 2 volte. Qualora tu sia interessato a generare un elenco di valori univoci, cioè una permutazione di questi nomi, ti invito a scrivermelo nei commenti e preparerò un video al riguardo. Per concludere, ti voglio mostrare come si può generare un database di dati puramente inventati. Il database riguarda le vendite del mese di novembre 2024. Nella prima colonna vogliamo inserire le date e dunque formatteremo questo intervallo come data. Nella seconda colonna i nomi dei venditori in maniera casuale, anche ripetuti più volte, e nella terza colonna gli importi e dunque formatteremo tale intervallo come contabilità. Per quanto riguarda la prima colonna, ho inserito numeri casuali tra la data iniziale, inserita tra virgolette, e la data finale, anch'essa inserita fra virgolette. Ricorda che l'uso delle virgolette è fondamentale, altrimenti questi valori non verranno interpretati come date, bensì come 1-11-2024. Per generare la lista di nomi casuali non univoci, ho utilizzato la funzione scegli.riga. Come matrice ho selezionato l'elenco presente nel foglio appena utilizzato, mentre per scegliere elementi dall'elenco ho utilizzato la funzione casuale.tra con valori tra 1 e 20 ed infine dopo aver premuto invio ho trascinato la formula verso il basso. Per gli importi è stato molto più semplice perché ho utilizzato la funzione casuale tra con valori tra 500 e 1000. Con queste tecniche puoi generare anche database di grandi dimensioni ed utilizzarli per apprendere l'utilizzo delle formule che via via impareremo. Ovviamente in questi database sono presenti valori volatili che cambiano ogni volta che viene inserito un nuovo valore in una cella oppure semplicemente premendo il tasto F9. Una volta che il database è pronto, i valori possono essere fissati selezionando il database, premendo CTRL-C, CTRL-V e poi qui cliccando sul pulsante CTRL selezionando Incolla valori ed infine premendo il pulsante ESC per uscire dalla modalità di copiatura. Per oggi è tutto. Io ti ringrazio per aver seguito il video fino alla fine, ti invito a lasciare un like se ti è piaciuto, a commentare e a condividerlo con gli amici e naturalmente a farmi domande se qualcosa non ti è chiaro. Se non l'hai già fatto, ti invito a considerare l'opportunità di iscriverti al canale in modo da rimanere sempre aggiornato sulle mie nuove pubblicazioni. Ti aspetto nel prossimo video. Ciao!